In questo video parliamo di addizione e sottrazioni di frazioni algebriche. Ieri abbiamo fatto un video in cui spiegavo appunto le frazioni algebriche come vanno, diciamo, risolte con la condizione di esistenza. Adesso andiamo a parlare delle operazioni che si possono fare appunto con le frazioni algebriche. Chiaramente tutte. Oggi parliamo addizione e sottrazione, nel prossimo video faremo moltiplicazione e divisione. Per l'addizione e sottrazione abbiamo due casi, con lo stesso denominatore o con denominatore diverso. Con lo stesso denominatore, l'addizione e sottrazione di due o più frazioni algebriche aventi quindi lo stesso denominatore è la frazione algebrica che ha per denominatore il denominatore comune, quindi dobbiamo semplicemente riscrivere, e per numeratore la somma algebrica dei numeratori o comunque la differenza. Andiamo a fare un piccolo esempio perché insomma questa è una cosa veramente semplice semplice. Abbiamo per esempio 7 fratto 2x meno 3 fratto 2x. Quindi abbiamo detto che dobbiamo semplicemente riscrivere il denominatore, 2x, e andiamo a fare somma differenza del denominatore, quindi riscriviamo anche questi, 7 meno 3, e quindi verrà 7 meno 3 fa 4 fratto 2x. Adesso, prima di semplificare, mh, ricordiamo sempre la regola, quindi prima di semplificare dobbiamo scrivere la condizione di esistenza. In questo caso, chiaramente il 2 non va considerato il numero semplice, andiamo a vedere l'incognita, quindi x del denominatore chiaramente scrive x diverso da 0. Questa è la nostra condizione di esistenza, affinché appunto il denominatore non si annulli e la frazione algebrica quindi perché, rimane definita. Quindi adesso andiamo a semplificare, riscriviamo 4 fratto 2x, quindi 4 e 2 si possono semplificare, qui è 1, questo è 2, e quindi otteniamo 2 fratto x. Quindi 7 fratto 2x meno 3 fratto 2x è uguale a 2 fratto x. È la stessa cosa, solo che l'abbiamo semplicemente semplificata, ma arriviamo a questo risultato per aver scritto la condizione di esistenza, affinché appunto il denominatore non si annulli e la frazione quindi rimanga, non si, anche questa appunto non si annulli. Mm? Adesso andiamo a vedere l'altro caso, quindi il caso con denominatori diversi. Per sommare o sottrarre frazioni con denominatore diverso dobbiamo trovare il denominatore comune. Calcoliamo il minimo comune multiplo tra i denominatori e scriviamo le frazioni equivalenti. In questo modo troviamo due frazioni con lo stesso denominatore e possiamo sommare appunto i numeratori. Ho fatto un piccolo schemino per ciò che andiamo a fare. Prendiamo un esempio, andiamo a seguire appunto lo schema. Vediamo un paio di esempi. Esempio 1, ho 3y fratto 4x meno 2y meno, no, scusate, un pochino più dritto, per allora 3y fratto 4x meno 2y meno y fratto x meno un mezzo. Quindi la prima cosa che facciamo andiamo a scomporre, se necessario, i denominatori. Ok, questa è già ridotta ai minimi termini, sia 2 che x. L'unico che possiamo andare appunto a scomporre ok, chiaramente con lo schema per scomporre appunto i polinomi, io lo riporto sempre, appunto ci ho fatto anche uno shorts in modo che si può tranquillamente andare anche a stampare. Ok, in questo caso, come al solito, ok, qua anche se lo mettiamo magari un pochino più piccolino, ok? Quindi questi abbiamo detto che son già scomposti, quindi sono già ridotti ai minimi termini. Questo qui, cosa dobbiamo fare? Andiamo a vedere se possiamo fare già un raccoglimento totale o parziale. Come vedete, hanno il 2, x e y sono diversi, hanno 4 e 2 che sono comuni, possiamo appunto raccogliere il 2, quindi andiamo a fare un raccoglimento totale.
Io chiaramente prima di farlo lo scrivo sempre, questo è un raccoglimento totale. Ok, quindi sopra rimane uguale, il numeratore è uguale, solo andiamo a scomporre i denominatori. In questo caso solo il primo, quindi mettiamo in evidenza il 2, quindi diventa 2x meno y, ok? E rischiamo il resto, y fratto x meno un mezzo. E quindi questa cosa l'abbiamo fatta, abbiamo scomposto. Poi calcoliamo il minimo comune multiplo dei denominatori. Mm? Calcolare il minimo comune multiplo dei denominatori vuol dire prendiamo tutti i fattori comuni e non comuni presi una sola volta e con il massimo esponente. Quindi andiamo a farlo. Ok, qui abbiamo 2 e qua 2, quindi andiamo a fare una bella linea comune, chiaramente. Ok, quindi abbiamo detto tutti i fattori comuni e non comuni presi una sola volta con il massimo esponente. Quindi abbiamo 2, qua non c'è, qua c'è. 2 sarebbe 2 la prima, quindi prendiamo 2. Poi abbiamo x, quindi prendiamo anche x. E poi prendiamo chiaramente tutta questa cosa in parentesi, 2x meno y. Ecco qua. Abbiamo quindi questo è il minimo comune multiplo trovato. Ok, qui abbiamo il secondo punto l'abbiamo fatto, effettuare i calcoli con i numeratori chiaramente. Ok, andiamo e vediamo. Allora, intanto si riscrive subito il numeratore, quindi scriviamo 3y, chiaramente c'è un più perché non c'è niente. Poi andiamo a vedere, per vedere subito, dice, oddio, come faccio adesso a cos'è che moltiplico, qual è il denominatore che moltiplico? Andiamo a vedere, qui 2 ci sta e ci sta, diciamo in modo rapido. 2x meno y c'è, l'unica cosa che manca tra questi tre è x, e quindi questo è moltiplicato semplicemente per x. Vedete, è semplice. Andiamo al secondo, riscriviamo il numeratore con il segno, chiaramente. Meno y per, veniamo a vedere, questo c'ha solo x, quindi questo. Scartiamo questo e ci rimane 2 per quest'altra parte, che io li chiamo i blocchi, quindi 2 per la cosa in parentesi, 2 per 2x meno y. Ok? Poi meno, meno 1, chiaramente, un attimo che spostiamo questa parte, ok? Meno 1 per, allora 2 ce l'abbiamo, ci rimane quest'altra parte, quindi x per 2x meno y. Ecco qua. Ok, adesso andiamo a fare i nostri calcoli, effettuare i calcoli con il numeratore, il punto 3, quindi 3xy lo scriviamo 3xy, non dobbiamo fare niente, meno 2y, ok, adesso chiaramente lo scriviamo meglio, 2y, o y per 2 è la stessa cosa, quindi 2y per 2 per x, quindi 2 per 2 fa 4, qua c'è il meno, quindi meno per più fa meno, quindi 4, x e y. Poi meno per meno fa più 2y, quindi 2 rimane 2, y per y al quadrato. Andiamo qui, meno per più dobbiamo fare no, questo, dobbiamo fare questo, questa cosa qua, questo per questo. Quindi più per meno fa meno 2, 2 per 1 è 2, x per x quadro. Meno per meno fa più, 1 per y, quindi 1x. Ecco qua. Andiamo un attimo giù, riportiamo chiaramente le nostre tabelle. Vabbè, in questo caso adesso l'abbiamo già fatto, non ci interessa più comunque, vabbè. Ok, riscriviamo tutto, 2x per 2x meno y. Ok, adesso, come vedete, andiamo, prima di semplificare, come dice qua, determinare le condizioni di esistenza. Dopo semplifichiamo, quindi le condizioni di esistenza, magari qua, no, condizioni di esistenza del denominatore. Ok, quindi andiamo a scrivere la nostra condizione di esistenza, scrivere qua, quindi condizione di esistenza affinché il denominatore non si annulli, cosa fondamentale perché appunto la frazione possa rimanere tale,
Quindi abbiamo 2, chiaramente i numeri non si vanno a scrivere, quindi abbiamo x diverso da 0 e poi tutto questo che io chiamo blocco in parentesi è 2x meno y diverso da 0. Quindi avremo, continuiamo, 2x diverso da y portato dall'altra parte, quindi più y, e quindi ancora dividiamo per 2 e quindi x diverso da y mezzi. Quindi queste sono le nostre condizioni di esistenza affinché il denominatore non si annulli. Possiamo prendere tutti i numeri reali, tranne questi due, sia 0 che y, quindi tranne un mezzo y. No, y mezzi, scusate. Un mezzo y sia stessa cosa. Ok, adesso andiamo a vedere cosa abbiamo e cosa non abbiamo. Ok, abbiamo 4x, andiamo a fare qualcosa, andiamo a vedere. Abbiamo 3y, 3xy, 3xy meno 4 più 1. Ok, quindi abbiamo 3xy più 1xy meno 4xy, possiamo eliminarli. Ok? E adesso possiamo eliminarli. E cosa mi rimane? 2y al quadrato meno 2x al quadrato. Ok, andiamo a riscrivere. Quindi abbiamo 2y al quadrato meno 2x al quadrato. Fratto, questa roba qui, 2x fratto 2x meno y. Adesso, chiaramente, possiamo anche qui fare raccoglimento totale, ok? Perché chiaramente semplificare, cioè ridurre ai minimi termini la frazione algebrica ottenuta, quindi dobbiamo semplificare in tutti i modi. E questo qua faccio un raccoglimento totale, in modo per vedere se riesco a raccogliere qualcosa, a semplificare il più possibile. Ok? Quindi andiamo, quindi 2 ce l'hanno in comune, quindi lo metto in evidenza, quindi y al quadrato meno x al quadrato. Ecco qua e sottoscrivo 2x per 2x meno y. Andiamo adesso a, vedete, possiamo semplificare questo 2, ecco qua, e quindi riesco a ottenere il risultato totale sarà y al quadrato meno x al quadrato fratto x per 2x meno y. Questo è il nostro risultato della frazione iniziale, con la condizione di esistenza. Possiamo prendere tutti i numeri reali tranne 0 e un mezzo di y. Andiamo all'altro esempio. Riportiamo chiaramente giù le nostre tabelline con lo schema, che mi sono persa, ecco qua, per vedere, diciamo, i passaggi fondamentali da fare. Ok, quindi andiamo a scrivere. Ok, abbiamo sposto un attimino. Ok, andiamo a scrivere. Chiaramente, questo è il secondo esempio, oltre a x possiamo prendere qualsiasi, diciamo, lettera, no? Non c'è problema. Quindi vi faccio un esempio per capire. 1 fratto a posto di x ce l'ha, è la stessa cosa, più 3 fratto a al quadrato meno 3a meno 1 fratto a al quadrato meno 9. Ok, andiamo quindi a scomporre i denominatori con lo schemino, andiamo a vedere a chiaramente già i minimi termini, quindi denominatore, adesso abbiamo a al quadrato meno 3a, vediamo che hanno a in comune e quindi andrò a fare un raccoglimento totale, lo vado a scrivere in piccolino. Qui abbiamo invece a al quadrato meno 9, ok, non posso fare né un raccoglimento totale né parziale, adesso quindi vado a vedere, ingrandisco un attimino questa, abbiamo due termini. Ho due termini, quindi ho un binomio, posso avere differenza di due quadrati o somma differenza di due cubi. Chiaramente cubi no, perché qua c'è un quadrato, sarà sicuramente una differenza di due quadrati. E quindi andiamo a scrivere anche qua. E poi andiamo a fare 2 ok? Due quadrati. Ok, andiamo e proseguiamo. Quindi riscriviamo il primo, quindi 1 fratto a più, ok, 3 chiaramente lo riscrivo, raccoglimento totale, quindi metto a in evidenza, fratto a al quadrato fratto a rimane a meno 3.
A fratto A è 3. A fratto fra è 1 e rimane 3. Meno 1 fratto differenza, chiaramente i 2 quadrati, sarà A meno B per A più B, quindi A meno 3 per A più 3, perché chiaramente A è A e B è 3, perché B al quadrato è 9, chiaramente in radice è 3. Ok, adesso andiamo a fare la seconda parte, calcolare il minimo comune multiplo. Minimo comune denominatore, no, minimo comune multiplo, bene, ok, allora adesso andiamo, spostiamo, ok, andiamo a vedere, ok, cosa hanno in comune e non comune, li prendiamo solo una volta con il grado massimo. Allora abbiamo A, ok, quindi A lo prendiamo, poi abbiamo A-3 lo prendiamo una sola volta, perché qui c'è 1, quindi massimo esponente 1, e poi abbiamo A più 3. Ok, abbiamo questi qua. Adesso andiamo a fare, dobbiamo fare i calcoli con il numeratore. Riscriviamo prima il numeratore che abbiamo, poi qua abbiamo A. Fate finta che qua dovete togliere A, mi rimane questo e quindi lo scriviamo. A meno 3 per A più 3. Poi abbiamo più 3 perché devo prendere sia il segno che il resto dell'altro numeratore moltiplicato per cosa? Qua abbiamo A e A meno 3, A e A meno 3, quindi mi rimane questo da scrivere, A più 3. Meno 1 per, poi abbiamo A meno 3 per A più 3, quindi questi due li escludo e mi rimane A. Ok, adesso andiamo a fare i nostri calcoli, quindi questo chiaramente, questo qua sarebbe quello di prima, A al quadrato meno 9, quindi questo qua chiaramente sarebbe A al quadrato meno 9. Quindi è come se moltiplicassi 1 per A al quadrato e 1 per meno 9, quindi scriviamo semplicemente A al quadrato meno 9, ok? Ve lo faccio magari piccolino qua, questa parte qua è come se scrivessi 1 per A al quadrato meno 9, ok? E quindi diventa 1 per A al quadrato e 1 per meno 9, ok? Poi andiamo avanti, andiamo al secondo, più, ora qua devo fare 3 per A e 3 per 9, quindi più 3 per A e più 3A, più 3 per più 3 è 9, meno 1A, questo rimane così, tutto fratto, il denominatore che abbiamo trovato A per A meno 3 per A più 3. Adesso condizione di esistenza, quindi il terzo punto, il quarto punto, scusate, condizione di esistenza, ok, quindi andiamo a fare la nostra condizione di esistenza del denominatore, abbiamo A, quindi A diverso da 0, poi A meno 3, quella, diciamo il primo blocchino e il secondo, no? Quindi A meno 3 diverso da 0, dobbiamo sempre chiaramente porli diversi da 0, quindi andiamo a trovare quant'è A è diversa da meno 3 lo porto dall'altra parte più 3. Questo è il nostro secondo, e poi A più 3. A più 3 diversa da 0, cioè A diversa, il 3 lo porto dall'altra parte, cambio segno, meno 3. Queste sono le nostre tre condizioni di esistenza affinché il denominatore non si annulli. E quindi adesso eh, andiamo a risolvere, andiamo a semplificare, quindi adesso io chiaramente lo riscrivo, perché così ricordiamo che prima la condizione e poi la semplificazione, meno, intanto vediamo se posso, diciamo, ridurre qualcosa. A al quadrato, c'è solo A al quadrato, poi più 3A meno 1A è più 2A, poi meno 9 più 9 è 0, quindi questi si annullano, ok? Tutto fratto, questa roba qua, A per A meno 3 per A più 3. Chiaramente va riscritto il denominatore. Adesso andiamo a vedere cosa possiamo fare. Ok, qui possiamo semplicemente andare a, anche qui, ok, qui andiamo a fare un raccoglimento totale, perché hanno A in comune, ok? E quindi abbiamo, quindi mettiamo A in evidenza, al quadrato di A è A, più
A diviso A è 1 più 2, fratto questa roba qua, A per A meno 3 per A più 3. Possiamo semplificare, semplifichiamo A e il resto è tutto diverso e quindi il nostro risultato sarà A più 2 fratto, ok, molti libri lasciano così oppure riscrivono la differenza di due quadrati, quindi lo riscriviamo A, possiamo scrivere A meno 3 per A più 3 oppure risultato uguale A più 2 fratto A al quadrato meno 9, è la stessa identica cosa, ok? Questi sono gli stessi identici risultati, dipende dal libro. Spero che questo video sia stato utile, iscriviti al canale, quando arriviamo a 500 iscritti possiamo iniziare anche i post interattivi e lascia un commento se vuoi un altro argomento, appunto in cui non, diciamo che non hai capito nulla, insomma, o hai capito poco, te lo posso chiaramente spiegare in modo semplice semplice. Ciao e alla prossima.